Negli episodi precedenti, tutto cominciò con una puntata commemorativa di Cis, che le ricordò quanto odia la morte. La morte si era impadronita di lei, portandole via persone ed esseri che amava, quando scoprì che c'era qualcuno che la odiava più di lei, qualcuno che voleva distruggere la morte, Dio. E se quindi si potesse boicottare? E se la morte fosse solo un'apparenza? E se avessimo delle ali per volare via? Per lei era importante far sapere cosa aveva scoperto. Gesù assume un ruolo principale e si scopre il segreto per agguantare la fede. Paolo di Tarso, un suo apostolo, entra in scena, affermando che la morte è un guadagno. Ma guadagno di cosa? Io dico, finalmente non dovrò più preoccuparmi di rimanere in linea né di combattere la cellulite. Ma che cosa c'entra? Beh, lasciamo perdere. Finalmente si scopre cosa succede dopo la morte. Nel momento in cui moriremo, saremo con il Signore. Cosa c'è di più bello? E non solo quando noi moriamo, il nostro spirito torna a Dio. E quindi la morte è solamente un'apparenza. Ma la cosa grande è che un giorno risusciteremo. Come sarebbe stato il nostro corpo? E se un giorno avessimo il corpo di Superman, si è sepolti mortali, si risorge immortali, si è sepolti miseri, si risorge gloriosi, si è sepolti deboli, si risorge pieni di forza. Tutti erano morti che camminano, ma Dio non ha mai voluto la morte, e così ha messo in moto il piano B. Piano che si scopre nel precedente video. Se ve lo siete persi, cliccate per guardarlo. La morte è un'apparenza, la vera vita attende ognuno di noi. Ora non resta che scoprire cosa succede alla risurrezione e assistere alla sconfitta definitiva della morte. Buona visione dell'ultimo episodio di Odio la morte. Tutti pronti a dare la mazzata finale alla morte? Lo faremo attraverso un libro che spesso è stato considerato molto complicato, frainteso, manipolato. Sto parlando dell'Apocalisse. Una volta avevo anch'io paura di questo libro e in genere collegavo a questo libro catastrofi, l'Armageddon oppure degli asteroidi che mi cadevano addosso, fino a che l'ho letto con occhi e cuore diverso. E sapete che cosa ho scoperto? Che è uno dei libri della Bibbia con la maggiore speranza al suo interno. Tra quelle pagine sembra di sentire la voce di Dio diretta proprio a te, che ti consola. Un Dio che cerca di incoraggiare chi crede in Lui, svelando alcuni misteri. Non per niente si chiama Apocalisse, che significa rivelazione. Per ragioni di tempo in questo video non ho intenzione di trattare approfonditamente chiaramente tutte le tematiche di questo libro, ma solamente svelare la cosa più bella, la parte più bella del piano di Dio. Il libro inizia così. Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servitori le cose che devono avvenire. Un inizio autorevole. La rivelazione viene direttamente da Gesù, colui che rappresenta la verità, che è verità. Siccome sono impaziente, gli chiederei subito una cosa. Allora che fine gli farei fare questa maledetta morte? Vidi poi un grande trono bianco e colui che vi stava seduto. Cielo e terra fuggirono davanti a lui e non ci fu più posto per loro. Allora vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. Anche il mare restituì i suoi morti, così pure la morte restituì quelli che essa custodiva. Poi la morte e il soggiorno dei morti furono scagliati nel lago di fuoco. Questa è la seconda morte, cioè lo stagno di fuoco. Oh, finalmente! Dopo 7 video arriviamo al sodo. In pratica ci saranno tutti i morti. Tutti coloro che hanno calpestato la terra, grandi e piccoli. Infatti il passo dice che la morte restituirà tutti coloro che aveva custodito. E poi cosa succederà? Finalmente viene massacrata, annientata. Sappiamo che la morte non può essere bruciata letteralmente, perché la morte non è materiale. Quindi il lago di fuoco non è nient'altro che un simbolo molto suggestivo
per rappresentare la distruzione eterna. Infatti significa seconda morte, una morte da cui non c'è più ritorno. Oh, che liberazione! Voce fuori campo, non ora. E adesso la parte più bella. Cosa ci sarà dopo la resurrezione? Ora? Allora io vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Il primo cielo e la prima terra erano spariti. Una voce forte esclamò: Ecco l'abitazione di Dio tra gli uomini. Essi saranno suo popolo, ed egli sarà Dio con loro. Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. La morte non ci sarà più. Non ci sarà più né lutto, né pianto né dolore. Il mondo di prima è scomparso per sempre. Allora Dio dal suo trono disse: Ora faccio nuova ogni cosa. Ecco cosa succederà. Dio farà ogni cosa nuova, ripristinerà il piano originale, quello che prevedeva che l'uomo fosse felice in un mondo perfetto, in un corpo perfetto. Ma la parte che mi tocca di più, quella a cui mi aggrappo nei momenti peggiori, quelli tristi, è sapere che Lui ci asciugherà le lacrime. Asciugherà le lacrime che si stanno versando ogni giorno nel mondo, le lacrime di ogni malato, le lacrime di ogni persona in lutto. Dio non poteva scegliere un'immagine migliore per consolarci. È incredibile. Ci asciugherà le lacrime e la morte finalmente non ci sarà più. Come ho detto nel primo video di questa serie, c'è qualcuno che odia la morte più di noi. Dio la odia ogni giorno con noi e la distruggerà al momento giusto. Facciamoci forza, ascoltiamo quello che ha da dirci, chiediamogli la fede e occhi che possono vedere oltre, perché oltre la morte c'è la vita, la vera vita, e questa è una certezza. Spero che questi video vi abbiano lasciato qualcosa di positivo. A me sicuramente mi hanno dato modo di sfogarmi e di smascherare questa odiata morte. E stavo pensando se vi piacerebbe magari più avanti se facessimo dei video sul libro dell'Apocalisse. Vi piacerebbe magari indagare insieme tra queste pagine e cercare di svelare il mistero di questa rivelazione? Intendo insieme perché un testo così importante sono sicura che farà sorgere domande, riflessioni e ci permetterà magari un confronto per riuscire anche a approfondire meglio questo testo. Fatemi sapere. Intanto io vi mando come al solito un abbraccio gigante e se vi va ci vediamo la settimana prossima con il nuovo video.